Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio darvi alcuni consigli per memorizzare più facilmente le parole che imparate in italiano e quindi espandere il vostro vocabolario. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo che se i miei video vi aiutano a migliorare, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo, e anche di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video futuri che arriveranno. Benissimo, allora iniziamo subito a parlare di alcuni consigli per memorizzare più facilmente le parole. Il primo consiglio che voglio darvi è sicuramente quello di fare pratica ogni giorno. Infatti, quando impariamo una lingua, e questo l'ho detto molte volte sul canale, la costanza è la cosa più importante. Quindi noi dobbiamo fare pratica con le parole, ripetere le parole, essere esposti all'italiano ogni giorno. O comunque almeno 4-5 giorni alla settimana. Questo ovviamente ci aiuterà a ricordare meglio non soltanto le parole, perché forse le usiamo in una conversazione o le ascoltiamo, ma anche proprio a migliorare generalmente e più velocemente nella lingua. Infatti l'esposizione giornaliera è cruciale per imparare e migliorare in una lingua più velocemente. E poi non dovete studiare per ore ogni giorno, ma bastano anche 15-20 minuti, forse 10 minuti la mattina e 10 minuti la sera. Questo già aiuta tantissimo. Poi il secondo consiglio che voglio darvi è quello di non imparare lunghe liste di parole senza contestualizzarle. Infatti è molto importante mettere una parola in contesto, contestualizzarla, perché questo aiuterà la vostra mente a fare delle associazioni. Quindi se imparate una parola, un verbo o un'espressione associandoli ad un ricordo oppure un'esperienza diretta della vostra vita, sarà molto più facile ricordare quella parola o espressione. Vi faccio un esempio. Prendiamo che incontrate in un libro o in una serie TV l'espressione essere in ritardo. Essere in ritardo significa arrivare tardi in un luogo, più tardi rispetto all'ora in cui sarei dovuto arrivare. Però forse per me semplicemente sentire e ripetere un paio di volte essere in ritardo non è abbastanza. Quindi proviamo a contestualizzare questa espressione, proviamo ad associare l'espressione essere in ritardo ad un'esperienza diretta della nostra vita. Per esempio, io non sono mai in ritardo per il lavoro, ma sono sempre in ritardo con i miei amici. Quindi facendo questa associazione, forse anche scrivendo questa frase, io riuscirò a ricordare molto meglio e anche più facilmente questa espressione. Oppure prendiamo un aggettivo, per esempio impariamo l'aggettivo invadente. Invadente è una persona che non rispetta la privacy o lo spazio personale di altre persone e fa delle domande molto scomode, inopportune, personali. Però per noi forse è difficile ricordare semplicemente l'aggettivo invadente, allora facciamo un'associazione. Per esempio, il mio amico Luigi è molto invadente, mi mette sempre in imbarazzo. Allora ricordiamoci che Luigi è invadente, così stiamo associando un aggettivo invadente ad un'esperienza diretta della nostra vita, il nostro amico Luigi. E comunque no, non ho un amico invadente che si chiama Luigi, era solo un esempio. Quindi mi raccomando, cerca sempre di contestualizzare le cose nuove che impari, questo ti aiuterà tantissimo. Ma un ottimo modo per imparare più parole in contesto e quindi ricordarle più facilmente è attraverso l'esposizione a film e serie TV, e possiamo fare tutto questo con una piattaforma fantastica che io amo, che si chiama Lingopie. Lingopie è una piattaforma per guardare film e serie TV in italiano. Il loro catalogo è fantastico e possiamo guardare questi contenuti con dei sottotitoli interattivi. Per esempio, se stiamo guardando un film o una serie TV e non conosciamo il significato di una parola, possiamo cliccare sul sottotitolo, come in questo caso. I maiali la bevono e sono tutti in salute. Sei sempre così impertinente tu. Impertinente.
Questo ci permetterà di aggiungere la parola direttamente alla nostra lista di parole e ovviamente ricordarla sarà molto più facile perché adesso abbiamo imparato l'aggettivo impertinente rispetto al contesto della serie TV. Quindi è molto più facile ricordarla e fare delle associazioni. Poi possiamo fare anche dei giochi per imparare queste nuove parole e possiamo anche ripetere le nuove parole con delle flashcards digitali, che secondo me è una funzione fantastica e molto utile. Il loro catalogo è sempre in aggiornamento e ci sono già tantissimi contenuti da guardare per migliorare in italiano, in base al tuo livello. Puoi cliccare sul link qui sotto per iniziare la prova gratuita di 7 giorni e poi ottenere uno sconto sui piani di abbonamento di Lingopie. Poi fammi sapere quale serie TV stai guardando. Un altro consiglio molto importante che voglio dirti, che comunque si connette all'uso delle flashcards, è la spaced repetition, anche conosciuta come ripetizione spaziata. Che cos'è questa ripetizione spaziata? Beh, è una tecnica di apprendimento molto utile per ricordare più facilmente le parole nuove che stiamo imparando. Infatti devi pensare che la nostra mente dimentica abbastanza facilmente le cose che noi impariamo e questo processo di dimenticare le cose può essere osservato attraverso la curva dell'oblio. Infatti in questa curva possiamo vedere che man mano aumenta il tempo, meno cose ricordiamo, quindi diminuisce la capacità di ricordare. Però se noi iniziamo ad attuare la tecnica della ripetizione spaziata, questo non sarà più un problema. Infatti questa tecnica ci suggerisce di fare quello che viene conosciuto come richiamo, un richiamo attivo. Cioè noi studiamo alcune parole un giorno e poi il giorno dopo o dopo qualche giorno le andiamo a richiamare, a ricordare. Attraverso questo richiamo possiamo vedere anche dal grafico la curva dell'oblio si sposta. Vediamo questo esempio pratico. Se tu per esempio impari 10 parole in un giorno, probabilmente il giorno seguente ne ricorderai solo 5. Però se il giorno dopo ripeti tutte e 10 le parole, quello che succede è che dimenticherai 5 parole dopo non soltanto un giorno, ma forse dopo 3 o 4 giorni. E se richiami di nuovo le parole dopo 3 o 4 giorni, sarà praticamente molto difficile dimenticare di nuovo le parole. In questo consiste la tecnica della ripetizione spaziata, ripetere le cose tante volte in modo tale che dimenticarle sarà difficile. Ovviamente questo è un riassunto molto veloce, però questa è l'idea generale. Ora, per fare questa ripetizione spaziale hai due opzioni: o usi alcune applicazioni di flashcards oppure costruisci tu le tue flashcards. A me onestamente piace molto scriverle, quindi prendo un pezzo di carta, da una parte scrivo la parola nella mia madrelingua, l'italiano, e dall'altra parte la parola nella lingua target che sto imparando. Quindi voglio farti alcuni esempi pratici. Prendiamo una parola che hai imparato, la parola braccio per esempio. Quindi se la tua madrelingua è l'inglese, da una parte scrivi arm, dall'altra parte scrivi braccio. Però attenzione, non scrivere soltanto braccio, prova a scrivere anche altre informazioni. Per esempio puoi scrivere l'articolo, il braccio, così sai che quella parola è maschile. Però dovresti anche scrivere il plurale, le braccia, così puoi ricordare che il plurale di braccio è irregolare. E poi prova a scrivere anche una frase per contestualizzare quella parola. Per esempio, le mie braccia non sono muscolose. Oppure vediamo l'esempio con un verbo. Per esempio, hai imparato il verbo vedere. Da una parte scrivi la parola nella tua madrelingua e dall'altra scrivi vedere. Poi potresti anche scrivere la prima persona del presente, io vedo, e anche la prima persona del passato prossimo, io ho visto, dato che il verbo vedere ha un participio passato irregolare. Potresti anche scrivere l'ausiliare, che nel caso di vedere è avere, però se prendiamo il verbo andare è essere, io sono andato. E poi puoi provare a scrivere una frase per contestualizzare questo verbo. Per esempio, ieri ho visto Marco al supermercato.
Oppure facciamo l'esempio con un aggettivo. Per esempio abbiamo imparato l'aggettivo profumato. Da una parte scriviamo l'aggettivo nella tua lingua madre, dall'altra scriviamo profumato e poi possiamo aggiungere le varie forme. Per esempio profumato, profumata, profumati, profumate. Poi possiamo scrivere una frase: questo fiore è profumato. Possiamo fare anche il disegno di un fiore, così che facciamo più associazioni nella nostra testa. E poi, soprattutto per gli aggettivi, prova anche a scrivere l'opposto. L'opposto di profumato è puzzolente, così in un solo colpo stai imparando 2 parole e non più una. Quindi prendi tutte queste flashcards e ripetile ogni giorno e mi raccomando, non studiarne 500 alla volta, vai a piccoli gruppi, io direi massimo 50, 70 e poi quando sei abbastanza sicuro su un gruppo di parole passa a fare quello successivo. Mi raccomando, vai piano, non c'è fretta, però allo stesso tempo una cosa importante è la costanza, quindi studia ogni giorno. Spero che questi consigli ti siano piaciuti e tu usi altre tecniche per imparare nuove parole? Beh, fammelo sapere qui sotto nei commenti e avviamo una conversazione. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!